easy. Tell me, how was your life as a youngster? Ruthless. My style is a juvenile, ran with a gang, slanged in the meanwhile, banking. I specialize in ganking, white, Mexican brothers and others. Tra letteralmente 3 ore devo essere in aeroporto. Sono le 2 di notte in questo momento. Ho appena fatto la valigia, sono fatto la doccia e tutto. Infatti adesso mi metto un attimo il PC, controllo tutti i canali, poi vado a dormire. Sono un po' stanco, però sono anche felice perché non vedo l'ora di viaggiare. Andrò a farmi 2 settimane a Bali e una a Hong Kong. Incontrerò delle bellissime persone, ma soprattutto mi rilasserò tantissimo, nonostante comunque sia un mese di fuoco. C'è veramente un sacco di lavoro da fare ed è un mese importantissimo dove si può fare tantissimo. Infatti ho un obiettivo estremamente alto, motivo per il quale sto lavorando tanto sui processi aziendali per poter far sì che ci sia sempre una produzione di contenuti non solo numerosa ma anche ampia. Per ampia intendo contenuti diversi, contenuti nuovi, contenuti più complicati, e quindi andrò a nascondermi a Bali a lavorare. Ci vediamo domani, buonanotte. Yeah. 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 Welcome to Bali. Allora, siamo arrivati ieri sera sul tardi. Qua la casa è bella, molto bella. Sti giorni incontrerò anche delle persone interessanti, amici che lavorano molto bene anche loro, e nel frattempo lavorerò anche io. Infatti adesso faccio colazione, magari faccio un tuffo in piscina, vado in palestra, poi torno, poi inizio a lavorare. Tanto comunque qua siamo anche 7 ore avanti l'Italia, quindi ho veramente un sacco di tempo prima che in Italia si svegliano. Posso fare tante cose prima che si svegliano e dover seguire il lavoro, quindi ne ho ancora di tempo. Essere milionario a Bali è estremamente semplice. Prelevato 200 euro, prelevato credo 4 milioni e mezzo, 4 milioni di rupie si dice? Rupie? Credo rupie. Vediamo. Rupia. Sono milionario di rupie. Quindi boom, iniziamo la nostra giornata a Bali. Oggi pomeriggio devo preparare una specie di lezione per il team per come creare le copertine. Questo mi sa che lo farò post palestra, quindi adesso vado in palestra, poi torno e inizio a lavorare, guardo un attimo i canali, faccio un attimo un check e poi inizio a preparare questa specie di lezione che aiuterà comunque il team. Sembra una cavolata da fare la copertina, ma non è facile perché ci sono tante cose che bisogna tenere in considerazione. Dove mettere le scritte, dove mettere l'immagine, dove mettere la faccia, come utilizzare i colori, come utilizzare anche la luminosità del colore, perché dovete tenere in considerazione che comunque la copertina, per poter andare forte, deve essere visibile nel suggerito. Cosa vuol dire nel suggerito? Suggerito è quando voi aprite YouTube e vedete i video che YouTube vi sta suggerendo, ok? Quando voi state già guardando un contenuto, quello che vi sta suggerendo YouTube. E se ci fate caso, le copertine sono piccole e per far sì che quella copertina comunque venga notata, bisogna tenere in considerazione tanti elementi della copertina, anche il colore. MrBeast è un genio su questo, ma tra l'altro MrBeast prima di iniziare a registrare il contenuto fanno le copertine, cosa che il 99% di chi fa YouTube non fa prima il video e poi fa le copertine. Dopo questa piccola parentesi tecnica su YouTube torno a nuotare e vado a fare le mie cose. Allora ragazzi, sto in una città che si chiama Ubud, non c'è bellissimo tempo, sono comunque venuto nella stagione più sbagliata in assoluto, piove e quindi non c'è molto da fare, non vai al mare, stai a casa, comunque sei in villa, c'hai la piscina, c'hai internet, lavori, prendi, esci, vai al caffè fuori, ci stanno una marea di posti bellissimi in cui stare lì a mangiare e nel frattempo anche lavorare e conoscere un sacco di gente. Ragazzi, ho conosciuto una marea di gente così, semplicemente andando a bere qualcosa, mangiare qualcosa, lavorare e nel mentre sei lì e le conosci queste persone, quindi la qualità con cui lavori fa la differenza. Però ieri con il ragazzo marocchino con cui ho fatto il podcast parlavamo comunque delle opportunità che il digital dà. Oggi ragazzi online si può fare tantissimo, ti basta un computer e puoi lavorare letteralmente da ovunque. E abbiamo parlato un po' delle differenze tra Italia e Marocco, perché comunque io sono nato e cresciuto in Italia, ho vissuto tutta la mia vita in Italia praticamente. E ragazzi, in Marocco sono estremamente intelligenti, ma non hanno gli strumenti che noi abbiamo in Italia, guadagnano molto meno, c'è un sacco di gente intelligente ma che non ha i soldi per comprarsi un computer. In Italia, che ci piaccia o meno, non abbiamo questo problema. Tutti noi abbiamo un computer in Italia e se noi abbiamo un computer abbiamo una delle armi più
potenti che possiamo andare a utilizzare per poter cambiare la nostra vita. Bisogna semplicemente mettersi lì, imparare una skill e utilizzare quella skill per guadagnare, che sia YouTube come faccio io, ma che sia anche e-commerce, che sia Fiat, ma qualsiasi cosa, davvero. Tutti questi modelli di business esistono perché ci si può guadagnare. Poi ognuno ha i suoi pro e i suoi contro. Chi ti dice che un modello di business ha più pro rispetto a un altro può essere, ma la verità è che tutti hanno i loro pro. Il loro vero pro è che davvero basta un computer e puoi metterti a lavorare da un computer. E questa è la differenza. Questa è la differenza. E anche il modo in cui lavori fa tanta la differenza, che è una delle cose di cui abbiamo parlato ieri. Quando tu lavori da dipendente e stai cercando comunque di cambiare la tua vita, hai molto meno tempo perché magari hai degli orari lavorativi che ti occupano la maggior parte della giornata. È più difficile, però quello è il periodo in cui tu devi metterci più effort, perché devi uscire da quell'abitudine, no? Che è il tuo lavoro abituale. Quello è anche un periodo in cui si lavora più per sopravvivere che per costruire. È molto difficile, quindi bisogna anche cercare di fare le cose non tutto subito. L'errore che noi abbiamo è che vogliamo tutto subito, ma la verità è che bisogna darsi anche del tempo, non per forza entro un mese, 2 mesi, 3 mesi bisogna iniziare subito a guadagnare con quel modello di business. Potrebbero servire anche 6 mesi, un anno, non è tanto ragazzi, un anno non è niente, un anno se ci pensate passa veramente la velocità della luce, passa tanto veloce, quindi potrebbe essere anche un anno di investimento, lavoro 1 ora al giorno, 2 ore al giorno, 3 ore al giorno, quanto riesci? Fallo per un anno, fallo per 1 anno e mezzo, ti assicuro che dopo 1 anno e mezzo è difficile che tu non stia avendo dei risultati. In Italia abbiamo questa possibilità, un sacco di gente può andare a farlo e c'è tanto spazio, tutti lo possono fare, però tanti non lo fanno, chissà il perché. Vabbè, più soldi per noi, guadagniamo di più noi, quindi zero problemi da questo punto di vista, però questa è la verità, tanta occasione c'è e non viene sfruttata come dovrebbe essere sfruttata. Vabbè, al di là di questo, Bali bella, non è una delle mie mete preferite, prima volta che vengo qua, però è molto interessante, ci sta. Vabbè, a domani. Buongiorno, allora ti voglio fare assolutamente vedere una cosa spettacolare. A parte la villa che è gigante ed è completamente immersa nella natura, ti voglio far vedere una roba che per me è una roba devastante, assolutamente devastante. Allora, la vedi questa libreria? È una normale libreria, ma ho scoperto una cosa ragazzi, come Harry Potter, una stanza segreta, una stanza completamente segreta. Sono impazzito quando l'ho scoperta così per caso. Cioè, ti faccio vedere, oltre al fatto proprio della stanzina segreta, qua vai fuori e sei completamente immerso nella natura. Devastante, assolutamente devastante. Quindi, natura, stanzina, non ci sarebbe stato niente di più bello per me. Però c'è anche un'altra roba ancora più figa, che è questa roba qua. Questa ragazzi è una piscina in cui adesso vado a tuffarmi. Man, I remember when the ball dropped for 90. Now it's 9-9. 10 years behind me. 5, 4, 3, 2, 1. Sono a Shenzhen, sto guardando uno spettacolo di ragazzine che stanno ballando. Se vi chiedete il perché non lo so nemmeno io, quindi non vi saprei dare una risposta. Però sono qua a Shenzhen, è una città devastante. Raga, non avete idea di cosa c'è dall'altra parte del mondo. Qualcosa di incredibile che sta accadendo in questo momento. Raga, siamo molto indietro, ve lo dico solo questo. Ci sta una marea di gente che fa live su TikTok. Non è una cosa da sottovalutare. Vedere cosa stanno facendo gli altri è fondamentale. Noi stiamo in Europa, siamo sempre quelli indietro. O copiamo dagli americani, per la maggior parte
delle volte è sempre stato così. Adesso secondo me si copierà dai cinesi, perché le live qua in Cina stanno andando fortissimo e le live anche in Europa comunque vanno forte, soprattutto a livello di monetizzazione, Europa, Stati Uniti eccetera, nelle piattaforme come YouTube, Twitch. YouTube monetizzi bene anche con le live, ma il modo in cui loro stanno facendo live qua è diverso, cioè loro si mettono, fanno live per intrattenere ma per vendere, soprattutto per vendere. Loro fanno un sacco di pubblico e vendono tramite le live, cosa che si potrebbe fare anche in Europa, e vi assicuro che si farà sicuramente. Loro vendono il real live nelle live di TikTok, una roba devastante. C'è una marea di gente che fa live, che sta proprio spopolando qua in Cina. Arriverà in Europa, se non è quest'anno sarà l'anno prossimo, se non è l'anno prossimo sarà tra 2 anni, ma 300% arriverà in Europa. Ed è figo, interessante, perché comunque con le live riesci a coinvolgere di più il pubblico, riesci a coinvolgere molto meglio il pubblico rispetto a un contenuto normale, perché vedono che ci sta veramente una persona dall'altra parte che sta interagendo con loro, e lo fai in real live perché magari puoi scrivergli in chat e robe del genere, loro ti rispondono, ed è interessante. Arriverà sicuramente in Europa e si farà molto bene. Comunque a Hong Kong è una roba assurda, è una città estremamente frenetica, in teoria guadagnano più di quello che si guadagna generalmente in Europa, però fanno una vita un po' strana, una vita secondo me molto più difficile rispetto a quella che magari facciamo noi in Italia, perché guadagnano di più, lavorano di più, però vivono in scatolette così. Ragazzi, sono delle scatolette, davvero, sono appartamenti microbi, sono davvero piccoli questi appartamenti rispetto a magari a quello che abbiamo noi in Italia, e questo ti fa capire quanto noi comunque dobbiamo essere grati di quello che abbiamo e non guardare solo quello che hanno gli altri. Cioè, bisognerebbe anche guardare gli altri, perché ti deve dar da motivazione, però non ti deve buttare giù, cioè non deve farti l'effetto contrario. E per essere motivati bisogna essere anche grati di quello che sia, perché in Italia magari guadagni molto di meno, però hai una casa più grande, bella, hai molti più spazi, mangi molto meglio. Questa è la differenza. È un po' come se vivessimo un po', è come se stessimo giocando campionati diversi, ognuno il suo campionato, e si vede nella parte centrale o nella parte bassa della classifica, pensa che sia un fallito, che stia fallendo, ma non è così, perché se tu prendi la classifica generale di tutto il mondo, tu in verità non sei nella parte bassa, non sei nella parte media, sei nella parte alta, a prescindere, anche se stai guadagnando 1.500-2.000 euro al mese. E bisognerebbe imparare a essere più grati di questo. Guadagni meno, ma pensi di guadagnare meno, stai guadagnando molto di più e stai vivendo molto meglio rispetto a tantissima gente. E con questo cosa voglio dire? È che quando guardi gli altri, chi sta facendo meglio di te, chi sta vivendo meglio di te, deve solo motivarti, non deve buttarti giù e farti dire perché lui sì e io no. In verità non è così, non è tu no, è lui di più e te è quel livello a cui sei. Vuoi diventare come lui? Perfetto, sii motivato e impegnati per poter arrivare a quel livello lì, ma non essere abbattuto dal fatto che un'altra persona sta facendo molto più di te. La gratitudine è potente, ragazzi, è davvero forte, ti dà un certo tipo di calma mentale, e quella calma mentale è quella che ti fa lavorare meglio, ti fa lavorare bene. Vabbè, dopo questa piccola riflessione vado avanti a visitarmi un po' Hong Kong e vediamo come va. I can find something wrong in heaven, baby. Ooh, I swear something wrong with me. I can find something wrong in heaven, baby. But what I got to show for this honesty might be the shit I'm on forever, baby. Would you still want me? Adesso vado a fare colazione e poi vado ad allenarmi, poi iniziamo la giornata lavorativa. Oggi ho un po' di cose da fare, devo sentire il team, devo creare dei nuovi contenuti. Il bello di fare contenuti faceless è che dipende anche dal tipo di contenuto, è che non per forza devi continuare a creare nuovi contenuti, ma puoi anche creare combinazioni di compilation. Oggi mi concentrerò un po' su questo, quindi creerò un po' di compilation dei contenuti che io già ho, perché almeno posso andare a creare nuovi contenuti senza andare a registrarli, quindi andiamo a creare roba nuova in questo modo. Ovviamente per trovare contenuti che funzionano devi creare diverse tipologie di compilation, e quello dipende dal numero di combinazioni che puoi creare, quello dipende dal numero di contenuti che vuoi andare a utilizzare, a riutilizzare. Quindi andrò a fare questo lavoro oggi, oltre a sentire il team. Boom.
Andiamo. 369 girls wanna drink wine. Tell the man not to waste your time. If the man broke, the man he a joke. So you gotta get loose with the Henny and the cum. 369 girls wanna drink wine. Tell the man not to waste your time. If the man broke, the man he a joke. So you gotta get loose with the Henny and the coke. Ragazzi, allenarsi con personal trainer fa tutta un'altra differenza. Ti spacca completamente, davvero, anche perché è una persona che ti può pushare anche quando raggiungi il tuo limite. Cioè io la maggior parte degli esercizi non sono arrivato alla fine, sincero. Arrivavo all'ultimo, soprattutto delle ultime 2 serie, non ce le facevo a finirle, non riuscivo completamente, però mi pushava fino a che non le finivo. Anche se mollavo mi dava tempo 3-4 secondi e mi diceva riprendi e finiscile. Questa è tutta la differenza che fa quando ti alleni con un personal trainer. Quando ti alleni da solo, poi dipende da persona a persona. Io conosco i miei limiti, quando sono da solo mollo, sincero. Quando sono lì che devo arrivare agli ultimi esercizi, mollo e dico boom, aspetto la prossima serie. Oppure mi riposo per 2-3 minuti, 4 minuti, quando in verità non è così, 30 secondi, 50 secondi, 1 minuto, e fa completamente la differenza. Mi allenerò ancora 2 settimane con lui, poi andrò a Bali, cercherò di mantenere comunque il ritmo quando sarò a Bali, perché tornerò e starò di nuovo 1 mese qua a Dubai, e ovviamente devo tornare che non devo fare brutte figure davanti al coach, quindi cercherò di mantenere comunque l'allenamento anche quando sarò di là. Se vedo che i primi giorni non ce la faccio da solo, prenderò un coach anche lì, qualcuno che mi spacchi. Vado a farmi la doccia, poi si torna a lavorare. L'allenamento oggi con il personal trainer mi ha distrutto psicologicamente e fisicamente, perché è stato un allenamento estremamente intenso e nonostante io ci fossi un periodo in cui stavo per morire, letteralmente, avevo dolore al cuore e glielo dissi, lui continuava a pushare. Tra l'altro quando glielo dissi lui mi ha detto tranquillo, anche quello è un muscolo, anche quello devi allenare. Così ho fatto, così ho continuato a fare. Però è stata una bella lezione, perché non è che non mi sono mai allenato, comunque sono sempre allenato, sono sempre stato abbastanza in forma. Però per fare quel level up, per superare quel proprio limite, devi allenarti con questa estrema intensità. Onesto, da solo non ce l'avrei mai fatta, non ho le forze psicologiche per poter mantenere quel tipo di allenamento anche quando sono da solo. Quindi per poter fare quel passo in più devi allenarti in questo modo. Però a dire la verità, questa è una lezione che vale un po' per tutto quello che si fa nella vita, soprattutto nel lavoro. Immagina che tu stai facendo quello che sai fare e comunque hai dei risultati nella media, come tante persone. Come fai a essere tra i migliori, nell'1%, chiamiamolo, no? È l'intensità lavorativa. Ovviamente il primo step è l'intensità lavorativa, è aumentare drasticamente l'intensità lavorativa, per poi dopo passare al lavorare in maniera smart. Però il primo step è l'intensità. L'intensità ti devi mettere lì a lavorare secco, tanto, ma davvero tanto, per poter fare quel passo in più anche a lavoro e avere dei risultati che magari lavorando come già lavoravi prima non avresti potuto avere, per poi dopo iniziare a lavorare in maniera più smart, quindi cercare di mantenere gli stessi risultati lavorando molto meno, quindi magari delegare, trovare delle persone intelligenti e in gamba che ti possono dare una mano nel lavoro e così via, come migliorare i processi lavorativi, come trovare comunque magari, non so, dei tool che ti possono far fare cose che magari tu operativamente parlando fai, così via. Però il primo step è sempre l'intensità lavorativa, come nella palestra anche nel lavoro bisogna andare a farlo. Buongiorno. Oggi è una giornata abbastanza piena, c'è un po' di cose da fare, un po' di meeting da fare. Poi devo iniziare a cercare un po' di uffici in Marocco. C'è una piccola ricerca giusto per iniziare a capire un po' il mercato, quanto costano gli uffici, dove sono principalmente, dove li potrei affittare, che tipi di uffici potrei aver bisogno. Già in mente un'idea ce l'ho, quindi devo solo mettermi lì e capire prima di tutto quali siti ci sono dove poter guardare uffici in affitto in Marocco, Casablanca. Chiederò a ChatGPT e poi vediamo cosa mi consigli. Poi vado in palestra, che davvero inizio ad aver paura di andare in palestra. Poi c'ho la fobia del personal trainer, mi distrugge davvero. I just wanted some more, well, I'm a twist. Think I didn't take risks to get to this sitch, don't take the piss. I've been scummy, I admit I did what I did, but I deserve this. That's why the ball got popped at 6. And a hollow one fuck by the evening. I used to think I'm just dreaming. I just wanted some more, well, I'm a twist. Think I didn't